Cappuccetto rosso. C'era una volta una bambina chiamata Cappuccetto Rosso, perché indossava sempre un cappotto rosso brillante col cappuccio. Un giorno decise di andare a trovare sua nonna. «Ecco, piccola Cappuccetto Rosso», le disse la mamma. «Un cestino di pane, dolci, carne e biscotti per la nonna. Attraversa velocemente il bosco, mi raccomando. Non uscire dal sentiero e non ti fermare a giocare con i coniglietti». «Non lo farò, mamma. Ciao!» Così Cappuccetto Rosso si incamminò nel bosco. La nonna viveva in una casetta dall'altro lato di un bosco folto e nero che non si poteva raggiungere se non attraversandolo. Nel bosco viveva un lupo cattivo. Il lupo osservava Cappuccetto Rosso camminare lungo il sentiero. Due piccoli coniglietti saltarono fuori per salutarla. «Ciao, piccoli coniglietti!» E allora il lupo apparve da dietro un albero. «Ciao, piccola bambina, dove stai andando?» disse il lupo. «Oh, ciao lupo, sto andando a trovare mia nonna nella sua casetta alla fine del bosco». «Ah, e non pensi che a tua nonna piacerebbe ricevere dei bei fiorellini? Ne sono cresciuti alcuni proprio lì, dietro a quel cespuglio». «Ma non posso andare là, mia mamma mi ha detto di non uscire dal sentiero», disse Cappuccetto Rosso. «Ti ruberà solo un paio di minuti e non c'è niente di male nel far sorridere una povera vecchietta come tua nonna». «Hai ragione, lupo. Mia nonna sarà felice». «Brava, allora seguimi». Cappuccetto Rosso si allontanò dal sentiero mentre il lupo correva verso la casa della nonna. Appena arrivato bussò alla porta. «Cappuccetto Rosso, sei tu?» chiese la nonna. Il lupo si finse Cappuccetto Rosso per ingannare la povera nonna. «Sì, nonna, sono io. La porta è aperta, entra pure». Così lui entrò. Poco dopo arrivò Cappuccetto Rosso e il lupo, questa volta, finse di essere la nonna per ingannarla. «Entra pure». Quando Cappuccetto Rosso entrò nella casetta, si accorse subito che c'era qualcosa di strano. «Nonna?» «Avvicinati, bambina mia». «Nonna, che voce profonda che hai». Per poter parlare meglio con te, bambina mia». «Nonna, ma che occhi grandi che hai». Per poterti vedere meglio, bambina mia». «Nonna, ma che orecchie grandi che hai». Per poterti ascoltare meglio, bambina mia». «Oh nonna, ma che bocca grande che hai». «E per mangiarti meglio». «Ma signor lupo, per favore non mi mangi», gridò Cappuccetto Rosso. «E dov'è la mia nonna?» E Cappuccetto Rosso sentì bussare e aprì l'armadio dove trovò chiusa la nonna. «Dobbiamo trovare un modo di scappare, Cappuccetto. Ho un'idea». «Voi due state per fare una cenetta deliziosa», disse il lupo. «Ma non vorrai mica mangiarci, vero?» «Cosa vorresti dire?» Cappuccetto Rosso sapeva come ingannare il lupo. «Beh, non sarebbe certo una buona cena senza un po' di aperitivo prima, non trovi? Nel mio cestino c'è tantissimo buon cibo». «Ah, sì, ottima idea». Il lupo afferrò il cestino di Cappuccetto Rosso e iniziò a riempirsi la bocca. Mangiò tutta la torta e tutti i biscotti e tutto il pane e tutte le salsicce. Il lupo era molto molto pieno e molto appesantito. Ed era molto molto stanco.
Penso che vi farò un pisolino prima di mangiarmi voi due. Nonna, andiamocene prima che si risvegli. Cappuccetto e la nonna scapparono via, ma il lupo si era già svegliato. Ferme! Tornate indietro! Corri, nonna, corri! Il lupo inciampò sui due coniglietti e cadde sopra il grande cespuglio. Aia! Il lupo imparò la lezione e non cercò mai più di fregare la piccola Cappuccetto. Cappuccetto Rosso aveva ingannato il lupo e lei e sua nonna erano arrivate a casa salve. Cappuccetto giurò che non avrebbe mai più infranto la sua promessa e che non avrebbe mai più parlato con gli sconosciuti, ma che avrebbe continuato a giocare con i coniglietti.